Buongiorno a tutti, oggi voglio mostrare due ricette salate dove non si butta niente. Le bucce di fave serviranno sia come crepes per accompagnare aperitivi o come contorno, dove verranno fatte e cucinate in forno. Si possono anche friggere, ma io preferisco la soluzione più leggera, croccanti e morbide. E poi mostrerò anche un ottimo secondo con le fave. Se non le trovate potete sempre prenderle congelate per fare i secondi piatti o per utilizzare le fave. In un video precedente ho mostrato come si fa il pesto di fave. Spero che questa ricetta vi piace. Se vi piace, condividete, lasciatemi un commento. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. Un saluto a tutti, a presto! Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. La seconda ricetta che propongo sono i baccelli di fave con un alto potente nutrizionale, ricco di fibre, sali minerali e vitamine del gruppo B. Servono anche per chi fa una dieta ipocalorica. Allora, le farò sbollentare in acqua salata per 5 minuti, dopodiché scolo e le preparo. Seguite la ricetta passo per passo perché è semplice e buonissima. Nel frattempo, a parte, preparo una vaschetta con del pan grattato, del formaggio a vostra scelta, ne aggiungo un po' ancora di pan grattato, vado a rigirare bene, ho messo anche un po' di prezzemolo, ma questo è facoltativo. Nel tempo che bolle l'acqua con i baccelli, preparo la teglia e copro con carta da forno. Procedo. Le fave sono state sbollentate, io l'ho fatto solo per 5 minuti, sono morbide, riesco a tenerle bene in mano, non sono rigide. E adesso vado a passarle nell'uovo, pan grattato e metto nella teglia. Se le bucce fossero dure, ovviamente le facciamo cucinare sui 10 minuti in acqua salata. Ho fatto un'emulsione di 2 uova e sale, un pizzico ovviamente perché voglio evitare che vengano salate. Qui abbiamo i baccelli già cotti, io li ho fatto cucinare questo giro solo 5 minuti perché sono già belle teneri. Il pan grattato con un po' di prezzemolo e formaggio già preparato, adesso vado a sistemarli nella teglia. Possiamo prendere un cucchiaio, ma per me è più pratico passarle così nell'uovo. Le possiamo separare o le possiamo lasciare anche intere. In questo caso questo è troppo lungo e lo passo nel pan grattato, la miscela che è stata preparata. Metto nella teglia così a terminare tutti i baccelli. Ricordo che se rimangono possiamo fare una pannatura e poi congelarli, altrimenti fare un pesto. Tra l'altro il video precedente c'è il pesto di fave con i baccelli insieme. Possiamo farlo solo di baccelli o con le fave. Proseguo così fino al termine di tutti i baccelli. Li ho passati tutti nel pane, come detto, condito con formaggio. Adesso vado a dare una leggera passata d'olio d'oliva in forno a 160-170 finché non le vedrò ben dorati sopra e poi impettiamo e serviamo. Fatte strette e sottili possono diventare delle chips. In questo caso sarà un contorno sfizioso e delizioso, quasi un piatto unico. In forno e procedo. A dopo! I baccelli che sono rimasti io li vado a conservare in congelatore e la prossima volta farò un pesto. Ovviamente, se volete, poi c'è il video precedente che ho spiegato e fatto vedere come si prepara il pesto di fave.
sia con i baccelli che con le fave. Terminate, belle croccanti e dorate. Ne ho assaggiato una, sono morbidissime. Adesso le vado a sistemare e poi presento il piatto. Ottimi da servire con un aperitivo, un break, con un secondo da mangiare da soli e con gli amici. Ricordo che è un piatto salutare. Bentornati nella mia cucina. Protagonista sono le fave. In questo periodo ci sono buonissime, nutrienti. Andrò a preparare un piatto con le fave, la salsiccia e la cipolla e una sfumata di vino. La cipolla è grossa, io ne utilizzerò solo metà. Procedo. Faccio saltare velocemente le cipolle, non le ho fatte né piccole né grosse, a tocchetti. Adesso vado ad aggiungere insieme le fave ben lavate, lascio girare un paio di secondi, giro, e andrò ad aggiungere le patate a tocchetti. Aggiunto le patate, adesso faccio saltare che si insaporisce tutto, diventa un po' croccante. Aggiungerò poi 2-3 mestolini del brodo che mi è rimasto della cottura dei baccelli. In questo caso potete utilizzare anche del brodo vegetale o dell'acqua. Copriamo e lasciamo la cottura a 10 minuti, il tempo che le patate rimangono un po' morbide. Poi aggiungeremo la salsiccia. A parte ho messo la salsiccia in un padellino senza olio assolutamente, il tempo che la pellicina si diventa croccante, dorata. Non dico che deve essere bruciata assolutamente, ma deve diventare dorata. Poi lo andrò a mettere insieme alle fave e le patate. C'è chi la mette direttamente, io preferisco fare questo passaggio perché vado a sfumare ancora con un po' di vino. Come potete vedere la costicina c'è, le ho rigirato un paio di secondi, vado a versare un po' di vino che lo lasciamo sfumare e un altro litro all'incirca. Andremo a metterlo nel brodo insieme alle fave. Lasciamo sfumare. Nel frattempo ricordo che se la ricetta vi piace lasciatemi un commento. Ditemi se avete mangiato le fave, in quale modo, senz'altro le avrete mangiate. Io ho preparato in precedenza il pesto con le fave e i baccelli gratinati in forno. Non si butta niente, zero spreco. Continuo con la ricetta. A questo punto verso la rimanenza del vino, giro bene tutti gli ingredienti, dalle fave, le patate, la cipolla. Di sale l'avevo già aggiustato, poi sentiremo alla fine. Ho aggiunto anche una foglia di alloro. Chiudo il coperchio, 10 minuti di cottura e il piatto è pronto. Un secondo salutare con contorno e verdure insieme e praticamente c'è anche il secondo. A fra poco. Il piatto è pronto, la salsiccia con le fave e patate. Un piatto unico, gustoso, profumatissimo. Provatelo e vedete che sapore. È un piatto della tradizione contadina, sempre buono e ottimo. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. Dimenticavo, ci sono altre 2 ricette con le fave. Pesto e baccelli croccanti al forno. Seguite la ricetta e ditemi la vostra. Grazie! Da fuori di cucina come cena, da fuori di cucina come cena, da fuori di cucina come cena. Sapori di cucina con Virginia.
Sapori di cucina con Virginia.